Non ho più i navigatori, non ho più i telefoni. Io per adesso tiro fuori un bazooka e faccio saltare questo furgone. Che meraviglia! Ukarakutu, Atramula. E quindi sono di nuovo in ballo. Oggi dal un giorno così. Allora, vi dico soltanto che io dovrei stare intorno ai 900 metri, quindi queste due vette sono proprio tanta roba. Non ho idea di quali vette siano. Voi direte perché? No, non ce l'ha il navigatore? No, non ho più i navigatori, non ho più i telefoni. Non so se si vede che sono spenti. E perché sono spenti? Perché quando 2 giorni fa ho interrotto le registrazioni ho preso secchiate d'acqua, ma secchiate proprio. Che spettacolo qua. Che però sono partite un po' in sordina, quindi io non avevo capito che cosa stesse per succedere. Quindi insomma la faccio breve. Io ho preso tantissima acqua, i cellulari pure, nonostante li avessi messi nelle tasche dell'impermeabile, insomma in teoria li avessi protetti. Ho preso circa 3 ore e mezza di acqua, forse pure qualcosa di più. In tutto questo ero in montagna tipo così, a 2 ore di distanza in condizioni normali da qualunque posto che potesse avere un campeggio, un albergo, che so io. Completamente zuppo, ma zuppo vuol dire che ho svuotato l'acqua dagli stivali. non sapevo che cosa fare. Insomma, la faccio breve, ho girato un po' avanti e dietro, sono riuscito a ritornare pur non vedendo quasi nulla verso la costa. Pioveva un pochino di meno. Ho girato vari campeggi, no, tutti allagati, proprio impensabile passarci la notte. Ho cercato alberghi, stanze qua, ma prezzi allucinanti. Ero dalle parti di Ghisonaccia. 2 stelle stava sopra i 70 euro, un 3 stelle sopra i 90. Quindi ho fatto no, guarda, piuttosto metto la tenda a bordo strada. Alla fine non lo so, sono stato guidato dal sesto senso, non lo so, dalla mano divina. Ho trovato per caso un campeggio che era non vicino alla spiaggia ma sulla spiaggia. Ha fatto ok, fantastico. Una giornata così, innanzitutto la sabbia bagnata è meglio della terra bagnata, si asciuga prima, non fa le pozze. E poi caspita, mi sparo l'alba davanti alla tenda, arrivo al mare. Solo che ero talmente stanco, bagnato, sfinito, non avevo mangiato, erano le 7 di sera. Tanto siamo a Muracciole. E insomma vengo colto da un raptus e prendo e parto in direzione della spiaggia con la moto carica. Faccio 6 metri, no, 3 metri e affondo nella sabbia, tipo con la sabbia all'altezza del motore, cioè sotto al motore ovviamente. Scendo dalla moto, la moto resta dritta da sola. Ero talmente stanco, non sono riuscito neanche a preoccuparmi, disperarmi o niente, ero lì, me la guardavo. Ovviamente la cosa non è passata inosservata, quindi hanno cominciato ad arrivare altri ospiti del campeggio. Insomma, alla fine ho scaricato tutti i bagagli, in 4 l'abbiamo tirata fuori abbastanza facilmente. Io da solo, proprio neanche con la bacchetta magica l'avrei tirata fuori. Ma non è finita lì. Tirata fuori la moto, metto la tenda, preparo tutto quanto, confermo che i cellulari sono andati, li metto sotto riso che non sapevo che altro fare. Monto la tenda e inizio a cucinare. Dopo che aveva smesso di piovere ricomincia a piovere mentre sto cucinando.
Per fortuna non era il barbecue, era il fornellino, quindi riprendi tutto, rimettiti nella piccola, come dire, verandina che c'è nella tenda, cucinato e mangiato lì mentre fuori pioveva. Vado a dormire, bagnato completamente, i vestiti li avevo messi ad asciugare sulla moto, ovviamente è ricominciato a piovere, quindi si sono ulteriormente bagnati, ma tanto non sapevo dove metterli. La mattina dopo mi sveglio e realizzo che non solo non so dove andare, non ho più navigatori, non ho più le rotte che mi ero prefissato, eccetera eccetera, ma non so di preciso neanche dove sto, non so che ore sono, non so che giorno è, non so un cavolo. E quindi niente, decido invece di ripartire la mattina come era nei miei piani, di fermarmi lì, di farmi una giornata di totale relax, aspettando che si asciugasse tutto quanto. Ho fatto un po' di editing di video, insomma ho portato avanti un po' con il lavoro già che c'ero, e la sera mi sono sparato un ricco barbecue con il mio barbecue pieghevole direttamente sulla spiaggia a 2 passi dal mare. E stamattina non so perché mi sono svegliato prestissimo, forse perché faceva un pochino caldo, e quindi mi sono visto l'alba, ho fatto anche un piccolo time lapse molto bella, perché insomma c'erano un pochino di nuvole, quindi dei colori bellissimi. E poi niente, alla fine ho detto senti, non posso restare qui in campeggio fermo in attesa che il riso asciughi i miei poveri telefoni, e non vorrei dovermene comprare un altro finché non sono certo che sono completamente morti. Si fa come gli antichi, si piglia e si va. Madonna. Quindi ho preso e sono andato, e vediamo quello che ne esce fuori. La cosa più mi secca è che non posso usare il drone, perché senza il telefono già sono pericoloso quando vedo le immagini dal telefono, figurati sembra se lo guido la cieca. Nel frattempo sono arrivato a Venaco e sono in direzione di Corte, che vuol dire che non so come sono riuscito a prendere il percorso che avevo preventivato. E questa è Corte o Corte e questo è un pulmino. Comunque io non ci capisco più niente del clima qui in Corsica. Qui stiamo abbastanza su e si schiatta di caldo, infatti adesso mi fermo e mi ritolgo la giacca, ovviamente non si sta con la giacca. Strana, cioè, diciamo carina, però per esempio questi sembrano palazzoni popolari della periferia di Roma. Allora, aggiornamenti importanti? No, i telefoni no, ancora non si vogliono risvegliare, ma
mi sono fermato a Corte per prendere una baguette perché avevo un po' di affettati in avanzo, e accanto alla mia moto c'erano altre due moto. Mentre mangiavo di fuori il paninozzo, questi due ragazzi sono messi a parlare, erano italiani, quindi da un pochino, quando non avevo più la bocca piena, mi sono girato, scambio di sorrisi, due chiacchiere, insomma praticamente questi due ragazzi, Enrico e Riccardo, che ringrazierò molto a lungo, siamo anche scambiati i contatti Facebook e forse non si rendono conto di quanto sono stati utili. Praticamente tra un paio di giorni se ne rivanno dalla Corsica e si erano stampati tutte le mappe dettagliate della Corsica, molto ingrandite su fogli belli grandi, con tutte le strade più belle evidenziate, insomma veramente una roba fantastica. E quindi sono di nuovo in ballo, sono veramente contento. Che figata, cioè sono in un altro paese, senza cellulari, senza navigatore, con una cacchio di mappa, e guarda che cavolo di posto. Grazie Riccardo, grazie Enrico, veramente. Questa è la strada D84, detta anche strada di Scala di Santa Regina. Madonna mia, che tra l'altro fantastico, me l'aveva consigliata un ragazzo, anche lui Riccardo di nome, di Grosseto, che ho incontrato, motociclista anche lui, che ho incontrato al campeggio, e stamattina mi aveva consigliato questa strada, insomma anche altre cosine. Il mio problema è che io dimentico i nomi, ma non so perché questa strada me l'ero parcheggiata mentalmente dentro a qualche neurone e non riuscivo a ricordarmela, però poi quando, scorrendo le cartine che mi ha lasciato l'altro Riccardo, mi è caduto l'occhio su una delle strade iniziali da loro, è tornata fuori dal neurone, e quindi contro ogni aspettativa la sto facendo. Io per adesso tiro fuori un bazooka e faccio saltare questo furgone perché mi sta rovinando tutto. Ma veramente un scenario surreale. Peccato non poter far volare il drone, porca miseria. Poi tra l'altro sto da oggi registrando in 4K anziché in 2K, non perché pensi che ce ne sia realmente bisogno, ma anche perché, diciamo, i video una volta esportati sono di qualità molto alta. Il problema è che poi quando li carico su YouTube vedo che la qualità è pessima, mentre ci sono altri video di altri motoviaggiatori che sono anche da YouTube, sono veramente di altissima qualità. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente è provare a dare in pasto a YouTube un file di qualità ancora maggiore, in modo che poi quando fa le sue elaborazioni, le sue conversioni, magari riesca a farle con una qualità migliore. Così, senza preavviso, giri una curva e ti ritrovi in Svizzera. Ciao mucca. Sono talmente affascinato dalle vette che non mi ero accorto di quel mufolone, caprone con le corna gigantesco sulla parete. Madonna. Che meraviglia. Il maialino. Questo per darvi l'idea
delle velocità a cui vado di solito. C'è questo papà col bambino dietro sul vespone in salita e mi sto dietro ogni tanto accenna anche a superarmi. Eccolo che accosta. Niente, si fermano. Sono salvo solo per quello. Ah, qui proprio impianti di risalita, cos'è? Guardate che spettacolo. E tu che fai? Attraversi così? Ukarakutu, Atramula, i nomi delle pizzerie, dei ristoranti, cioè veramente sembra di stare in Calabria. Così, casa tirolese. Eccoli. Non ce la faccio più a vedere tutte queste cose. Comunque, se questa è il tipo di strada che mi aspetta quando distruggo i cellulari, veramente tutti i giorni, Qui continua a girare le curve, escono fuori montagne strane come funghi. Volevo mettermi qui a ingrassare la catena che diciamo, la vista è niente male. Mamma mia. Io sono ancora stordito, letteralmente stordito dalla bellezza di quest'ultimo tratto di strada, la costiera da Porto a scendere in direzione di Ajaccio, ma probabilmente da subito, da pochissimo dopo Porto per alcuni chilometri e così. Dove siamo? Non so più chi sono, che siamo in un paese che poi mi ricorderò come si chiama, che è considerato Piana, ecco, che è considerato uno dei paesini più belli della Francia. Si potrà entrare? Proviamo a farci un giro, se è uno dei più belli.
Sì, poi io tra l'altro devo pure fare un po' di attenzione a fare queste deviazioni, che è un attimo che mi perdo se sto senza navigatore. Una bella mappa però. Boh, non lo so, carino, per carità, molto curato, però forse mi sono perso qualche pezzo. Se il bello è tutto qui, mi sa che questa, per carità, panorama 110 lode, però cioè si dovrebbero fare un giro, che ne so, a Spello, a Civita di Bagnoregio,